Streets of Rage, incluso nella raccolta intitolata Sega Mega Drive Classics, è un picchiaduro a scorrimento che vi consentirà di calarvi nei panni di Axel, Adam e Blades, tre poliziotti che, deposti pistola e distintivo nel cassetto, a causa della corruzione dilagata nella centrale di polizia ove lavorano, hanno deciso di sgominare a suon di pugni l'organizzazione criminale che tiene in pugno l'intera città, capeggiata dal famigerato Mr. X, che non è semplicemente un boss della malavita senza scrupoli, ma è il boss per antonomasia. Tecnicamente il gioco è la perfetta trasposizione di quanto visto sul Sega Mega Drive ed ovviamente questo primo capitolo è il main evoluto dell'intera trilogia. Comunque sia, risulta sufficientemente gradevole da ammirare ancora oggi. Questo classico risale al 1991 e per l'epoca la cura riposta nella realizzazione della sua grafica fu davvero notevole, cosa che è possibile notare anche osservando alcuni tocchi di classe come le animazioni spontanee dei personaggi, che è possibile ammirare evitando di muoverli per alcuni istanti, o alcuni elementi all'interno dei livelli o nello sfondo, come i fogli di giornale e le cartacce portate via dal vento nel secondo livello, o un manifesto consunto parzialmente staccato dalla parete. Particolari del genere contribuiscono a creare l'impressione che il nostro personaggio si stia addentrando in un quartiere degradato, fatiscente, malfamato e popolato da delinquenti della peggiore risma, pronti ad eliminarlo senza remore. Sono piccoli tocchi di classe che contribuiscono a sottolineare la cura che all'epoca fu riposta nella realizzazione di questo videogame. Gli effetti sonori svolgono il proprio lavoro egregiamente, contribuendo in modo sostanziale a dare le giuste sensazioni nel momento in cui le nostre nocche entrano in contatto con i volti dei malcapitati, ma è la colonna sonora che merita una vera e propria ovazione. Le musiche composte per l'occasione dal grande Yuzo Koshiro sono considerate tra le migliori mai udite su un Sega Mega Drive, al punto che il relativamente recente Streets of Rage 4 consente, per chi lo desidera, di sostituire la colonna sonora del quarto capitolo con quelle del primo episodio. E dovrebbe bastare questo a provare la bontà e la grandissima qualità di questa colonna sonora. Ottima la giocabilità. I tre personaggi hanno caratteristiche differenti l'uno dall'altro in termini di forza, velocità e capacità di salto, contribuendo in modo più che sufficiente a garantire una buona varietà alle vostre partite. Inoltre, gli 8 livelli, uniti ad una difficoltà ben calibrata, vi garantiranno un discreto numero di ore di gioco. Consiglio a tutti di provarlo, e non solo agli amanti dei classici. A proposito, vorrei rivelarvi una piccola curiosità. Lo sapevate che in Giappone la saga di Streets of Rage è nota con il nome di Bare Knuckle? E che queste parole in italiano possono essere tradotte come senza guanti o metti a nudo le nocche? Scrivetemi se lo sapevate nei commenti. Anche per questa volta passo e chiudo.